Ciao a tutti. La caduta del narcisista è un processo complesso e spesso drammatico che coinvolge una rete intricata di emozioni, di relazioni e di dinamiche personali. I narcisisti costruiscono un'immagine di sé grandiosa e invulnerabile, ma questa maschera può crollare quando incontrano ostacoli insormontabili o perdono il controllo delle loro fonti di approvvigionamento emotivo. In questo video esploreremo le cause, gli effetti e le dinamiche che emergono quando il narcisista perde tutto, con esempi concreti per comprendere meglio questo fenomeno. Il narcisismo è la maschera della perfezione. I narcisisti sono maestri nel creare un'immagine pubblica impeccabile. Si presentano come persone di successo, carismatiche e sicure di sé. Tuttavia, questa immagine spesso nasconde un vuoto emotivo profondo e un senso di insicurezza che cercano di compensare attraverso l'ammirazione e la convalida degli altri. Ad esempio, Marco, un imprenditore di successo, ha costruito un impero basato sulla sua capacità di affascinare investitori e clienti. Dietro le quinte, però, Marco era ossessionato dall'idea di essere percepito come il migliore. Manipolava i suoi collaboratori, sminuiva i concorrenti e si circondava di persone che lodavano costantemente le sue qualità. Le cause della caduta. La caduta del narcisista può essere innescata da una serie di fattori, tra i quali fallimenti professionali. Per il narcisista il successo professionale è spesso la fonte primaria di convalida. Quando questo viene meno, come un progetto che fallisce o un'azienda che chiude, la sua immagine di sé viene distrutta. Esempio: Marco perde un contratto importante a causa di una decisione impulsiva. Gli investitori iniziano a dubitare delle sue capacità, tanto da innescare una crisi finanziaria e ad un collasso della sua azienda. Perdita delle relazioni principali. I narcisisti spesso sfruttano le persone più vicine per ottenere approvvigionamento emotivo. Se amici, partner o collaboratori decidono di allontanarsi, il narcisista può sentirsi abbandonato e perdere il controllo. Esempio: Laura, una donna narcisista, manipolava il marito per ottenere attenzioni costanti. Quando lui scopre le sue bugie e decide di lasciarla, Laura sperimenta un senso di vuoto devastante. Esporsi al pubblico in maniera ridicola. Una crisi pubblica o un evento imbarazzante può danneggiare irreparabilmente la reputazione del narcisista. Esempio: durante un'intervista televisiva Marco viene colto in flagrante mentre mente sui suoi successi, perdendo credibilità agli occhi del pubblico. Gli effetti della caduta. Quando la maschera del narcisista cade, emergono diverse conseguenze psicologiche ed emotive, come rabbia e disperazione. I narcisisti reagiscono alla perdita con esplosioni di rabbia o con episodi di disperazione. Questo è spesso un tentativo di ripristinare il controllo o negare la realtà del loro fallimento. Esempio: dopo il fallimento della sua azienda, Marco diventa aggressivo con amici e con familiari, accusandoli di non averlo supportato a sufficienza. Isolamento. La caduta può portare ad un isolamento sociale, poiché i narcisisti tendono ad evitare situazioni che potrebbero rivelare la loro vulnerabilità. Esempio: Laura smette di uscire di casa e di frequentare eventi sociali per paura di essere giudicata dopo il divorzio. Depressione e senso di vuoto. Senza l'ammirazione e la convalida degli altri, il narcisista può cadere in una profonda depressione. Esempio: Marco, abituato a trovarsi al centro dell'attenzione, si ritrova a passare le giornate chiuso in casa, incapace di affrontare il fallimento. La reazione con gli altri. Durante la caduta i narcisisti possono reagire in modi diversi con le persone che li circondano. Cercare di manipolare. Possono tentare di recuperare il controllo manipolando chi è ancora vicino a loro. Ad esempio, Laura prova a riconquistare il marito promettendo di cambiare, ma senza reali intenzioni di farlo. Accusare gli altri. Per evitare di assumersi responsabilità, spesso incolpano le persone intorno a loro per il proprio fallimento. Esempio: Marco
Accusa il suo socio in affari di aver sabotato l'azienda, anche se i problemi erano interamente causati dalle sue decisioni. Il percorso verso la consapevolezza o il fallimento definitivo. In alcuni casi rari la caduta può spingere il narcisista a intraprendere un percorso di consapevolezza e di cambiamento. Questo però richiede un enorme sforzo e spesso l'aiuto di un professionista. Ecco un esempio positivo. Dopo mesi di terapia, Laura inizia a riconoscere i suoi comportamenti tossici e a lavorare per costruire relazioni più autentiche. Ecco un esempio negativo. Marco, incapace di affrontare la realtà, si immerge in un ciclo autodistruttivo fatto di rabbia, di isolamento e di ripetuti fallimenti. In sintesi, la caduta del narcisista è un evento che mette a nudo le sue vulnerabilità più profonde. Sebbene possa essere devastante, rappresenta anche un'opportunità di crescita personale se affrontata con onestà e con impegno. Tuttavia, è importante ricordare che il cambiamento è raro e richiede un desiderio autentico di affrontare le proprie insicurezze e i propri errori. Per chi li circonda è essenziale proteggersi dai tentativi di manipolazione e, se necessario, stabilire confini chiari per evitare di essere risucchiati nel loro dramma. La caduta del narcisista non è solo la fine di una maschera, ma anche un momento di resa dei conti con la realtà. Ma non dimenticare mai che liberarti dalle catene del narcisista non significa solo allontanarti fisicamente, ma anche riconquistare la tua identità, la tua forza interiore e la tua capacità di credere in te stessa. Ogni piccolo passo verso la libertà, anche il più incerto, è un atto di coraggio straordinario, perché significa scegliere te stessa, al di sopra delle manipolazioni, delle menzogne e delle ferite, e abbracciare la possibilità di una vita in cui il tuo valore non dipende dall'approvazione di nessuno, ma dal profondo rispetto e dall'amore che impari a nutrire per te stessa. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.